Bella a tutti ragazzi. Ciao ragazzi, bentornati sul canale Hermes Motivation. Allora, volevamo parlare un po' degli incontri che ci sono stati, dei pronostici che abbiamo fatto, alcuni giusti, altri un po' meno. Dunque, abbiamo sbagliato giusto il pronostico Larry Wills contro Leonidas Arcona, in cui pensavamo che Larry riusciva ad avere la meglio, siccome anche anni fa negli sparring che hanno fatto su YouTube col braccio destro comunque Larry se la cavava molto meglio. Poi adesso è progredito, abbiamo seguito tutto ciò, ma purtroppo è andata diversamente da come pensavamo. Eh già, è stato un bell'incontro, diciamo si vedeva tanto la superiorità di Leonidas dal mio punto di vista, non erano proprio lì vicini. Larry secondo me dovrebbe forse tirare un po' di più in gancio perché lui voleva andare sempre in top ma non gli viene molto bene secondo me. E per quanto riguarda invece l'incontro di Kaliničenko contro Arif, Kaliničenko mi ha stupito un sacco perché non è andato, cioè il risultato è andato come pensavo, ma proprio i round erano praticamente tutti diversi uno dall'altro. Cioè vedo Kaliničenko che è cresciuto, che ogni volta, ogni round fa una cosa diversa, ma perché vede che serve. Poi si è rotto anche il dito, si è rotto il Mhm. mignolo durante Nel il primo primo round. round. Sì, Kaliničenko veramente bravissimo. Nel primo round già ha perso il polso, adesso non mi ricordo se è il primo quello che ha perso di round, però comunque si è trovato Il in molta secondo ha difficoltà. perso. No, infatti il primo l'ha vinto, però comunque pressando in flop wrist perché aveva perso il polso. Già dal secondo ha controllato diversamente, nonostante è stato flash pinato nel secondo, poi il terzo è stato lui a partire bene. Poi il round decisivo comunque l'ha chiuso in gancio, veramente veramente fantastico. Insomma, se volete possiamo parlare di questo match analizzandolo per bene, insomma, facendo un'analisi vera e propria poi. Eh sì, bellissimo, tutti i round diversi, ma poi quando è partito Arif, quel round che l'ha flash pinnato, mamma mia, ho detto quanto cazzo è veloce, è proprio veloce. Sì, ci ha fatto emozionare ieri. Bello. E invece il match Gasparini contro L'Aletin, l'Aletin, mamma mia, mamma mia, sì, che incontro. il nostro pronostico è stato giusto, stavamo dalla parte di Gasparini sul fatto che vincesse, era molto motivato e ha fatto veramente un gran match, cioè più delle mie aspettative, in quanto appunto come avevo detto nel video precedente che se sarebbe stato un match comunque sulla resistenza in cui andavano alla pari, e così è stato. Io pensavo che Vitali Laletin avrebbe avuto la meglio, però Hermes comunque a quanto pare ha lo stesso carattere, quindi ce n'aveva veramente tanta. Però devo dire che a livello di arbitraggio non mi è piaciuto questo match, infatti non vedo l'ora di rivederlo per bene su YouTube quando escono i video, perché giustamente la diretta vista in gruppo è un po' così così, cioè molto da fan più che da analisi tecnica. Infatti anche questa, volendo, la possiamo analizzare poi sul canale se volete. Forse c'erano un po' troppi falli, però tutto sommato mi è piaciuto un sacco questo incontro. Hermes lo vedevo più che vinceva i primi round e dopo magari si rilassava un attimo, ne perdeva qualcuno e poi vinceva il tiro decisivo. Quindi diciamo non era proprio come me l'aspettavo e invece alla fine è riuscito a fare una grande prestazione perché alla fine erano molto, molto vicini perché alla fine l'Aledin lo portava sempre lì vicino. Hermes da lì poi lo doveva ritirare su. Infatti quello che dicevo a livello di arbitraggio, secondo me stavano parecchio dalla parte di Hermes gli arbitri e poteva andare appunto facilmente in maniera diversa questo match. Nonostante questo comunque insomma Vabbè, veramente stavano veramente dalla parte bello. di Hermes, cioè il primo round l'ha perso. Beh, io mi ricordo o il secondo o il terzo round, Vitale Laletin lo pinnava una volta dopo l'altra, ma gli davano i falli, cioè davano i falli appunto a Hermes, invece che dare vittoria all'Aletin più volte. Round Ah, ok, ho capito che successivo, intendi. Hermes alza il gomito, lo pinna e danno vittoria a Hermes, cioè queste cose mi sono sembrate un pochino assurde. Vabbè, quello Poi va ripeto che è da rivisto. rivedere e appunto non mi voglio affrettare di parlare bene di questo, però non vedo l'ora insomma di rivederlo per bene, perché comunque è stato un grandissimo match sotto tutti i punti di vista, oltre all'arbitraggio comunque da migliorare, ma quando mai insomma le cose vanno alla perfezione sotto questo punto di vista. Vabbè, l'Arrat contro Gheorghi.
Sì, match della serata, insomma aspettatissimo. Mi è dispiaciuta una cosa, che l'Arrat sin dal primo round e tutti quelli precedenti, una volta che teneva Gheorghi, una volta che lo faceva stancare, poi lo pinnava, insomma in quella maniera altamente irrispettosa, perché Gheorghi non aveva più niente, mollava e l'Arrat comunque gli dava un colpo forte sul cuscinetto. Questa cosa personalmente non mi piace affatto. Poi era un match appunto molto aspettato. Personalmente pensavo che Gheorghi aveva la mano un pochino più forte, giusto questo, ma comunque l'esito sarebbe stato sempre questo. Tu cosa ne pensi? Beh, guarda, come pensavo appunto, soprattutto i problemi sarebbero nati nel setting, no? Si vedeva proprio che Gheorghi partiva, ma non partiva mai come voleva lui, Mhm. cioè non stava nella sua posizione. Vabbè, con l'Arrat è scontata sta cosa. Come dico sempre, quando c'è l'Arrat al tavolo, gli arbitri sono tre e lui è quello più importante. E niente, insomma, è andata più o meno come me l'aspettavo. E il pressing psicologico di Devon, soprattutto al primo round, quando si vedeva che stava faticando tanto Devon per tenerlo, però faceva finta che non stava faticando proprio per abbatterlo psicologicamente. E da lì in poi, appunto, ogni round c'aveva sempre più resistenza l'Arrat e si è portato a casa l'incontro, come comunque ci aspettavamo, dai. Sì, 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 è andato più o meno sotto le aspettative, ma insomma come appunto in molti match, tranne magari Larry Wills che era il match un po' più difficile, anche se secondo me era abbastanza scontato, però ripeto, Ma ti in dico base la a verità, cose che sono prese su YouTube, sui social, è quindi anche il match che mi interessava meno. sì, sì, Cioè, ovviamente, sinceramente, ovviamente. perché comunque non sono loro gli atleti, Ne diciamo. parliamo perché comunque Larry Wills entrambi l'abbiamo visto insieme a Dubai, veramente una grande persona, fa veramente tanto a livello sportivo, quindi ovviamente deve essere menzionato a nostro parere. E volevamo che vincesse, Sì, però sì, sì, alla sì, fine è andata così. sicuramente, sicuramente. Adesso vediamo l'Arrat contro Levan quando è che si farà, cioè l'anno prossimo, nemmeno proprio all'inizio dell'anno, però sicuramente ci sarà questo tipo di evento. Vediamo il pressing di Larrat questa volta, cioè quanto riuscirà a fare, però sarà veramente un altro match da brividi. Alla fine lo sai che secondo me è un altro incontro che ci potrebbe avere senso, però poteva avere senso se l'Aletin vinceva. È Certo, l'Aletin contro Devon, certo, certo. che secondo me con quella leva lunga che c'ha è uno dei pochi che potrebbe mettere tanto in difficoltà all'Arrat. Proprio oggi ho visto sui social, non mi ricordo da che canale, ma votavano se fare un match, per esempio Cvitkov contro Gasparini, infatti tanti lo volevano, ma anche l'Arrat contro l'Aletin, nonostante l'Aletin comunque ha perso. Comunque sono match interessantissimi, sono sicuro che ne vedremo delle belle anche prossimamente e sempre se volete, ne parliamo. Va bene ragazzi, il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto mettete like, un commento. Ciao ragazzi, sempre un Ciao, grande ci piacere. vediamo alla prossima.